Bentornati, viaggiatori del cuore, nell'unico angolo del web in cui non ci limitiamo a consumare notizie, ma abitiamo i racconti che modellano l'anima. State guardando Segreti Turchi, il vostro rifugio per le narrazioni profonde e per quelle analisi che fanno vibrare la parte più sensibile di noi. Oggi non parleremo di ascolti, di incassi o di tappeti rossi. Oggi ci dedichiamo a qualcosa di molto più fragile e, allo stesso tempo, immensamente potente. La metamorfosi interiore di un uomo. Stiamo per scostare il velo da una figura celebre per la sua compostezza, per scoprire il battito delicato che da tempo chiedeva di essere ascoltato. Se credete che l'amore abbia la forza di riscrivere un destino, siete nel posto giusto. Prima di entrare in questa stanza delle confessioni, assicuratevi di iscrivervi al canale. Se volete camminare insieme a noi in modo ancora più stretto, prendete in considerazione il tasto Unisciti per sostenere la nostra missione narrativa. I vostri like sono il ritmo cardiaco di questa comunità, e i vostri commenti sono l'eco che mantiene vivo il dialogo. Preparatevi, perché Cenk Torun ha appena infranto un silenzio che sembrava incrollabile. Per anni, Cenk è stato un enigma avvolto nel magnetismo. Al pubblico è apparso come il protagonista introverso, l'uomo che non spreca parole. La presenza che riempie una stanza con un solo sguardo. La sua riservatezza gli è stata scudo e corazza. Lucida, impenetrabile, costruita per tenere il mondo a distanza. Le sue interviste sono sempre state danze impeccabili, ti racconta il personaggio e il progetto, ma raramente si concede come uomo. Proprio per questo gli ultimi giorni hanno scosso il mondo dello spettacolo come un'onda sismica. Cenk non si è limitato a rilasciare un'intervista, ha mostrato una trasformazione pubblica. Aveva accettato di sedersi per quella che sembrava una chiacchierata promozionale sul nuovo lavoro e su qualche cambiamento personale, una routine di convenevoli. Eppure, l'atmosfera in studio è cambiata quasi subito. L'aria si è fatta densa, non di tensione, ma di una vulnerabilità che da lui sembrava proibita. Il punto di svolta è arrivato quando il discorso ha sfiorato la paternità. Di solito, questo è il momento in cui una celebrità snocciola una frase preparata su responsabilità o eredità. Cenk, invece, ha abbandonato ogni copione. Nel parlare del suo ruolo di padre, la maschera di compostezza che aveva perfezionato negli anni ha iniziato a incrinarsi. La sua voce, di solito bassa e sicura, ha tremato. Gli occhi, di solito penetranti, si sono riempiti all'improvviso di un'emozione incontenibile. Davanti alle telecamere, l'uomo di ferro delle fiction turche si è lasciato andare. Un momento di umanità allo stato puro. Poi, la frase che ha fatto il giro del web e che probabilmente segnerà la sua narrazione pubblica per molto tempo. Non sapeva davvero cosa fosse l'amore finché non ha visto Mahsine e Merabet con loro figlia tra le braccia. Ha aggiunto che quell'istante lo ha capovolto dentro. Fermiamoci un attimo a leggere tra le righe. Non ha detto di aver imparato ad amare solo diventando padre. Ha detto di averlo imparato guardando la madre di sua figlia. E qui la storia smette di essere un semplice monologo sulla genitorialità per diventare una dichiarazione d'amore, profonda per Mahsine. Secondo persone vicine alla coppia, quel crollo in diretta non è stato un attimo isolato, ma l'apice visibile di un processo lungo, in cui lei è stata l'architetta silenziosa. Cenk, con una sincerità che ha zittito lo studio, ha confessato che Mahsine gli ha insegnato a guardare col cuore e non solo con gli occhi. Pensate al peso di quelle parole. In un contesto in cui molti uomini sono ancora educati a confondere la forza con il distacco emotivo, Cenk accredita a lei la scoperta del meccanismo stesso del sentire. Ha descritto l'apprendimento come una pratica quotidiana. Dice di aver imparato ad amare attraverso ogni suo gesto, ogni sguardo che lei lanciava mentre accudiva la loro bambina. È lo studio della tenerezza, lentamente trasferita nelle sue mani, nei suoi modi, nei suoi silenzi. Mahsine non gli ha dato soltanto una figlia, gli ha messo davanti uno specchio in cui finalmente ha visto una versione più morbida di se stesso. Quella che forse temeva o non sapeva ancora integrare. Qui voglio voltarmi verso di voi, famiglia di Segreti Turchi. Questo concetto dell'imparare ad amare è affascinante.
pensiamo spesso che l'amore sia istinto, un dato di partenza. La storia di Cenk suggerisce il contrario, che sia un'abilità, un linguaggio da apprendere con la persona giusta accanto. È successo anche a voi? Un partner, un'amica, un figlio che vi ha insegnato ad accedere a emozioni che non sapevate di possedere? Chi è stata la vostra Emassine? Chi ha abbattuto i vostri muri? Raccontateci nei commenti. Le vostre esperienze danno profondità a questi ritratti e ci ricordano che dietro i volti famosi battono fragilità simili alle nostre. Come se l'intervista non avesse già scosso gli animi, la narrazione si è cementata in un'immagine spuntata poco dopo. Non un paparazzo, non una posa patinata da rivista. Una fotografia di intimità disarmante. Cenk è in un giardino fiorito, un quadro lontanissimo dai set urbani e freddi a cui l'abbiamo associato. Gioca con la figlia, del tutto immerso nella purezza di quell'istante. Ma il baricentro emotivo della foto è sullo sfondo. Su una panchina, con un sorriso quieto, quasi sospeso, siede Emassine. Li osserva. La didascalia è semplice, grazie per avermi insegnato ad amare. L'immagine è diventata virale non per i volti celebri, ma per la sua composizione. Sembrava il ritratto di una vita compiuta. Ha fissato, in un fermo immagine, esattamente ciò che Cenk aveva appena raccontato. Il padre che pratica l'amore e la madre che ha creato lo spazio perché quell'amore fiorisse. Un sigillo di sacralità domestica, oltre ogni finzione da schermo. Tra i momenti più toccanti dell'intervista c'è la sua ammissione di inadeguatezza. Raramente sentiamo uomini di successo dire mi sono perso. Cenk ha confidato che all'inizio della paternità era divorato dai dubbi. Si sentiva smarrito, insicuro, spaventato dal non essere abbastanza. Questa vulnerabilità lo restituisce a noi come uno di noi. E anche qui il racconto torna su Emassine, l'ancora. Lei gli ripeteva che non doveva essere perfetto, bastava esserci con tutto il suo cuore. In quella frase si è incuneata la svolta, l'imperfezione come accesso all'amore. Nel dipingere la sua fragilità, Cenk accende la luce sulla forza di lei. Non un'idealizzazione hollywoodiana, ma una partnership di sostegno. Lei è stata il faro quando lui navigava a vista nel mare nuovo dell'essere padre. Poi ci sono i dettagli, i piccoli totem che pesano come mondi. Alla prima uscita pubblica dopo l'intervista, i fan più attenti hanno notato un cambiamento nel suo modo di vestire. Al polso dell'uomo abituato al peso di cronografi e polsini su misura, spuntava qualcosa di spiazzantemente semplice, un braccialetto colorato, intrecciato a mano. Imperfetto, chiaramente fatto con affetto, e in netto contrasto con l'eleganza sobria del completo. Quando un giornalista gli ha chiesto di quell'accessorio stonato, Cenk non l'ha nascosto. Ha sorriso, un sorriso pieno, con le pieghe agli occhi, e ha detto che era il regalo più prezioso che possiede, donato dalla figlia il giorno in cui lui le ha sussurrato che era la sua eroina. Quel braccialetto non è un ornamento, è la prova tangibile della sua trasformazione. L'orologio misura il tempo. Quel filo intrecciato misura l'amore. Indossandolo in pubblico, Cenk dichiara che il ruolo di padre viene prima dello status di star. Un messaggio universale che ha sciolto i cuori, perché parla la lingua che tutti comprendiamo quando si tratta di dedizione. Il dialogo è continuato sui social. Cenk ha pubblicato una storia essenziale, sfondo nero, lettere bianche. Essere padre non è insegnare, ma imparare. E ho imparato dalle due donne che hanno cambiato la mia vita. In un attimo, tutti hanno capito. Un tributo diretto a Emassine e alla loro bambina. Chiamandole le due donne che hanno cambiato la mia vita, le pone sullo stesso piano di influenza, riconoscendo che sono state loro a ridefinire la sua idea di maschile. Un modo silenzioso per dire che tra lui e Emassine la connessione è più solida che mai, un soffio che mette a tacere i pettegolezzi di freddezze o distanze. Da un sentimento così rifiorito non potevano che nascere nuovi sussurri. Le voci corrono, qualcuno parla di un rinnovo dei voti o di una cerimonia intima all'orizzonte. I mormori dicono che la coppia sia stata vista,
con estrema discrezione, visitare una tenuta privata sulla costa Egea, tra ulivi antichi e acque turchesi, in un paesaggio che profuma di eternità. C'è chi immagina un rito minuscolo, naturale, circondato solo dalla cerchia più stretta. Nessuno dei due ha confermato. Eppure, per molti, la nuova trasparenza emotiva di Cenk è il segno più eloquente. È pronto a celebrare con un gesto definitivo ciò che già vivono ogni giorno. Il simbolo dell'Egeo, luogo di bellezza che resiste, sembra perfetto per scrivere il capitolo successivo. E come se questo non bastasse a far sognare i fan, c'è chi dice che Cenk stia scrivendo un libro. Non un resoconto scandalistico, non un esercizio di vanità. Un quaderno intimo del suo viaggio emotivo. Dalla paura di non essere all'altezza al ritrovamento di un centro stabile, accanto alla donna che lo ha guidato nel buio. Un amico della coppia lo descrive come un tributo quieto alle due presenze che gli hanno ribaltato l'anima. Un protagonista che parla a cuore aperto dell'architettura interna dell'amore. Suona come una lettera d'amore rilegata, una mappa per altri uomini in difficoltà nel dare un nome a ciò che provano. E allora ve lo chiedo, se Cenk pubblicasse questo libro, lo leggereste? Siamo pronti ad accogliere una nuova forma di autobiografia, più vicina alla crescita emotiva che alla retroscena di Seth. E di quelle voci sull'Egeo, cosa pensate? Vi sembra il teatro perfetto per loro? Diteci la vostra. Qui a Segreti Turchi crediamo che questi percorsi personali siano quelli che lasciano davvero un segno. Il culmine dell'intervista è stato forse il momento più intenso. Alla domanda di riassumere in una frase ciò che prova per Massine, Cenk si è fermato. Un silenzio lungo, pesante di ricordi. Con gli occhi lucidi ha trovato le parole: grazie per non aver mai mollato la presa su di me, grazie per avermi mostrato l'amore quando io non sapevo riconoscerlo. Se oggi sono l'uomo che sono, lo devo a te. Quelle parole hanno inondato la rete. Ma non è stato solo un coro di approvazioni. È diventato un impulso collettivo. Persone comuni hanno iniziato a raccontare di chi le ha salvate, di chi ha insegnato loro a sentire, di chi non si è arreso davanti alle loro paure. La connessione tra la coppia e la comunità è parsa più stretta che mai. Anche il mondo dello spettacolo ha reagito. Ex colleghi hanno sussurrato che tra Cenk e Massine c'è una tenerezza che non si può simulare. Un regista con cui Cenk sta lavorando ha aggiunto che è come se avesse trovato il suo baricentro. In chiusura a quella trasmissione che ha ospitato la rivelazione, Cenk ha lasciato una frase che continua a vibrare. Non avrei mai immaginato che la mia forza più grande potesse venire da una bambina che mi chiama papà e da una donna che mi ha insegnato a non temere di sentire. Ecco il ritratto del nuovo Cenk Torun. Non più solo il volto bello su un cartellone o l'eroe imperturbabile della fiction, ma un uomo che ha attraversato la distanza più spaventosa, quella tra la testa e il cuore. Un padre che ama senza condizioni, un compagno che ha imparato finalmente a vedere con l'anima. Questa non è solo una storia d'amore, è una storia di evoluzione, di dedizione, di seconde occasioni afferrate con coraggio. Noi continueremo a seguirli, dal possibile sì sussurrato all'Egeo all'uscita di quelle pagine intime che promettono di toccare anche chi non si riconosce nelle luci della ribalta. Se questa trasformazione vi ha toccato, lasciate un like. Ci aiuta a portare nel mondo storie che fanno bene. Non dimenticate di iscrivervi a Segreti Turchi per altri affondi nelle vite delle stelle che amate. E ricordate, per chi desidera entrare nel nostro cerchio più vicino, il tasto Unisciti vi aspetta. Grazie per essere stati con noi. Che ognuno di noi possa incontrare, sulla propria strada, i maestri dell'amore. Alla prossima!